Questo sarà un documentario autentico di quello che io mangio e alleno in una giornata pesante di allenamento. Al momento io mi alleno 6 volte a settimana, di cui 3 giorni dalla durata di 9 ore, come quello che vedrete in questo video, e 3 giorni dalla durata di 4 ore. Tutto quello che vedrete è allenato semplicemente con una sola serie, portata al massimo delle ripetizioni. Il tutto facendo affidamento su un metodo di allenamento prettamente mentale, che ho ideato circa un anno fa, ma che non ho ancora rivelato. Spero che il video vi piaccia e soprattutto che vi faccia cambiare moltissime idee riguardo le potenzialità di un essere umano. Buongiorno ragazzi, finalmente è arrivato il momento di registrare questo secondo full day of eating and training. Non potete capire quante volte mi sono svegliato stanotte che stavo sognando che erano tipo le 2 di pomeriggio e che non mi ero svegliato la mattina e che dovevo rinviarlo, non avete idea. Comunque allora iniziamo dalla colazione che sarà come vedete rotolo con la Nutella, vi dico probabilmente non lo mangerò tutto ma ci andrò vicino, con un goccetto di aranciata perché ho finito il succo, proprio una cosa leggera. L'allenamento di oggi sarà diviso in 2 parti. La prima parte della mattina dura solo un'oretta e mezza, un'ora e 45 circa, ed è molto leggera, nel senso su esercizi magari secondari, di richiamo, di riabilitazione, niente di che, mentre il pomeriggio dura 7 ore circa e sarà molto più impegnativo come vedremo. Allora, a riscaldamento terminato sono le 10:10, quindi posso iniziare la sessione. Come primo esercizio andrò a eseguire delle alzate in reverse planche, andando semplicemente a toccare con i talloni ad ogni rep, cercando di fare moltissima quantità in questo modo. L'assistenza che sto utilizzando sono 2 band ultra leggere, di cui una, se riuscite a vedere, è anche leggermente rovinata. Questo esercizio mi permette di appunto lavorare in modo quantitativo pur restando diciamo in una sorta di sempre di isometria, dato che sono sempre col busto diagonale, che è una posizione critica di questa tenuta. È il secondo giorno che ho reintrodotto questo approccio, venivo da un periodo di sole e il sit zavorrate e mi sono trovato molto bene a fare così perché la reverse planche è sempre stato un esercizio in cui forzare per lunghi periodi di tempo mi portava poi a chiudermi a livello di petto e quindi l'allenavo male. Come vedete anche in queste serie, quando vado a peggiorare tendo a chiudermi. Quindi cosa ho deciso di fare? Nei periodi dopo che appunto mi sovraccarico vado ad allenare quindi solo il sit zavorrate. Zavorro, 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 col passare delle sessioni tolgo le cavigliere, metto magari un'assistenza come ho fatto in questo caso e mi risento molto leggero e quindi posso rilavorare anche qualitativamente. Questo set mi ha soddisfatto davvero tanto, che ho fatto davvero tanti sollevamenti. Come vi faccio vedere nella ripresa dopo il massimale ho fatto un test solo per voi per farvi vedere la linea, mi sono concentrato solo su quello, che anche dopo essere andato al massimo era abbastanza buona. Dopodiché sono passato alla panca piana compresa un po' stretta con 86,5 kg e devo dire la verità è un esercizio che sento molto perché la panca a terra in questo modo, anche se sollevo il bacino per ricercare un arco, la sento molto più difficile di una panca classica, soprattutto con questa presa, cercando di fare anche dei fermi sopra e sotto, sebbene il movimento non sia completo, ma comunque in una fase in cui il tricipite si contrae abbastanza. E soprattutto dopo la reverse planche, dopo tutte le alzate, l'ho accusato. Non è stato un set terribile, dato che appunto è un esercizio complementare che sento molto, ma sicuramente l'ho accusata, insomma. Passo quindi a fare una ripresa, diciamo, del One Leg Sissy Squat. È, diciamo, una serie questa di riabilitazione, dato che vengo da un infortunio al ginocchio, quindi lo sto riprendendo solo adesso. Mi sto concentrando semplicemente su fare delle serie tranquille, cercando piano piano di aumentare il range di movimento senza andare appunto a darmi troppo fastidio. Come vedete, per ogni cosa vado ad allenare ovviamente sia una gamba che l'altra, questo è anche per i movimenti monobraccio che vedremo. Vi dico, per comodità poi nel video sicuramente molte esecuzioni che faccio con un braccio o con una gamba le taglierò, vi lascerò solo quella principale per dimostrarvi l'esercizio. Dopo di questo vado con una scusate, l'assistenza per i sissy squat erano 2 elastici, ma in realtà lo faccio solo per reggermi, diciamo, fondamentalmente. Vado poi a passare con una band ultra leggera doppiamente ripiegata a fare dei piegamenti in straddle planche
con diciamo la ricerca di controllo nel movimento, anche se le pushate non hanno un vero e proprio ritorno in isometria, sono diciamo proprio, proprio un esercizio di spinta, lo faccio per questo modo, come faccio praticamente la panca presa stretta. Vi ho portato oggi spesso dei giorni, diciamo io ruoto l'intensità nel mio allenamento, vi ho portato dei giorni in cui vado ad eseguire tante ripetizioni, magari quindi il giorno leggero, come in questo caso, dato che appunto oggi li ho fatti assistiti, ma in cui vado a farvi vedere veramente quante ripetizioni faccio. Ma sia in questo caso che nel caso delle alzate in reverse planche, il numero di ripetizioni è stato così alto che in realtà non mi ritroverò mai più ad usare questa assistenza sicuramente, perché è andata, diciamo, ben oltre le aspettative che avevo, e diciamo un numero di ripetizioni ormai così alto che posso permettermi di togliere fondamentalmente questa assistenza dal programma. Come vedete, le ripetizioni man mano che vado avanti sono sempre un po' più forzate, però insomma sapete qual è la mia idea sul lavoro quantitativo e qualitativo. Con questo metodo comunque si va a fare tanto volume, ci sta anche ricercare un po' proprio di lavoro così. Per quanto riguarda invece il natural leg curl a una gamba, da dopo la quarantena ho cambiato un po' approccio e sto usando questi tappetini più rigidi, in cui però parto molto più basso. Sto sfruttando l'occasione per lavorare molto sulla parte iniziale, con questo approccio semplicissimo. In questo caso uso 31 kg, faccio veramente solo un micro movimento, ma questa cosa mi sta aiutando davvero tanto a rafforzare ancora di più quella parte ed abituarmi al peso per quando vorrò magari andare a provare un massimale nuovo anche di zavorra. Anche in questo caso stesso discorso, è la serie leggera in realtà ed è andata molto bene. Probabilmente la terrò forse per un'altra volta, ma sicuramente le prossime sessioni insomma saranno indubbiamente più pesanti, quindi un esercizio interessante. La sessione è finita appunto a mezzogiorno meno 5 circa. Allora ragazzi, il pranzo di oggi sono 600 grammi di gnocchi ripieni al gorgonzola, semplicemente conditi con una noce di burro. Ok ragazzi, la sessione pomeridiana invece, dopo riscaldamento, comincia verso le 2:30 e vi ricordo che questa è la sessione pesante. Il primo esercizio è probabilmente l'esercizio più controverso, diciamo, nella mia scheda, è un esperimento che sto facendo da un po' e sono dei mezzi dip saltati in realtà, perché non sono neanche dei dip completi. Con 157 kg ed è il giorno intermedio, diciamo. Ho deciso di provare questo approccio da qualche settimana perché mi sono accorto che una grande difficoltà spesso nel fare dip con determinati carichi è anche data dal semplice riuscire a salire sopra le parallele. Con carichi impegnativi si fa fatica a salire sopra e quindi mi sono detto perché non provare ad allenare la mia capacità di salire sopra le parallele con un peso, e sto notando effettivamente dei benefici che a breve sicuramente vorrò verificare con delle serie fatte meglio quando dovrò, diciamo, magari scaricare. La stessa cosa la sto facendo in esercizi di trazione. In questo caso sto facendo dei mezzi chin up sempre saltati in false grip perché sento che lavora molto bene l'avambraccio con 142 kg. Vi dico, questo approccio indubbiamente è più redditizio con gli esercizi di spinta, però ripeto, essendo un esperimento, sto cercando di fare la stessa cosa con gli esercizi di trazione e a breve, stesso discorso, introdurrò sicuramente quando dovrò scaricare delle serie più leggere. Stessa cosa infine per le trazioni a una mano assistite, in cui devo dire la verità invece l'approccio lo sento migliore, forse perché la posizione è più in incastro, ma con 101 kg come nel video sento effettivamente il braccio che dai 90 gradi in su fa il suo pezzetto di movimento. E non vi nascondo che sono abbastanza sicuro in realtà, dato che faccio questi piccoli movimenti, di riuscire anche a tenere un'isometria a 90 gradi con quel peso, che è veramente tanto, sinceramente, non ero mai riuscito a fare questa cosa. Dato che questi approcci sono tutti, diciamo, basati comunque su dei salti, ho deciso di provare a tempo perso anche il mio salto in alto, in elevazione, per vedere se effettivamente comunque saltare sempre con tutto quel peso addosso possa avere
involontariamente quasi anche dei riscontri sulla mia elevazione. Dopodiché ho iniziato a reintrodurre da circa 3 sessioni, se non sbaglio, alcuni esercizi di trazione. Dato che appunto in trazione sento meno efficiente quell'approccio e volevo comunque riprendere dopo che mi ero fatto male, diciamo che avevo le spalle e gli avambracci infiammati. Un esercizio sicuramente sono le trazioni a mano. Mi sono accorto dopo che la ripresa sia di questo esercizio che di quello dopo non è ottimale perché è verso il basso, però comunque volevo mostrarvi che appunto ho ricominciato a allenare da pochissimo le trazioni a mano e sto usando l'approccio zavorra elastici. In questo caso sono 3 loop ultra leggere con l'utilizzo di 6 kg di zavorra. Questo in realtà è il mio braccio più debole, ma diciamo che con l'altro ho ancora un po' fastidio a trazionare così prono, che in realtà mi torna molto scomodo anche con questo braccio. Quindi proprio l'esercizio in sé, questa posizione mi torna un po' scomoda, ma per fare volume sicuramente è molto utile. L'esercizio che faccio dopo sono invece dei chin up, anche questi non completi, o meglio faccio magari il primo completo e dopo vado semplicemente a fare ripetizioni da sotto i 90 gradi fin sopra. Questo possibilmente perché quando vedo che magari sto faticando inizio a scendere magari un pochettino di meno, sempre per fare volume. Anche questo è il giorno leggero, sono 33 kg totali. Sinceramente anche qui le ripetizioni sono state abbastanza, dovrebbero essere sulla trentina considerando il totale, ma penso che terrò ancora questo peso, forse lo alzerò leggermente anche sempre come sessione leggera. Poi negli altri giorni vado a salire diciamo abbastanza col peso, ma appunto questo lavoro differente rispetto a quello super pesante che faccio all'inizio mi aiuta a fare ancora un po' più volume e appunto non perdere neanche l'abitudine col fare gli esercizi magari alla sbarra rispetto magari a usare quell'approccio in float grip agli anelli che fa caricare molto. Dopodiché sono passato ad allenare lo Zanetti, anzi il Van Gelder e poi Zanetti alle parallele. Come assistenza ho usato una loop ultra leggera e un'altra loop ultra leggera che però è molto molto vecchia, assiste circa la metà, messe doppie, che è un'assistenza con cui qualche settimana fa avevo postato il maltese nelle storie praticamente di Instagram. È una bella assistenza, ma non è così, diciamo, enorme. Anche questa serie è andata particolarmente bene, sempre la serie del giorno leggero. Come vedete all'inizio parto con un movimento completo per poi andare semplicemente a fare il back lever to maltese praticamente. Per ora ancora non l'ho reintrodotto libero in scheda, o meglio avevo fatto qualche tentativo 2 settimane fa in straddle, già avevo fatto svariate ripetizioni, mentre adesso sono passato ad un assetto full per appunto diciamo cambiare un po' le cose dopo tot sessioni di allenamento di maltese straddle. Sono abbastanza sicuro di avere già svariate ripetizioni, ma per ora diciamo manterrò il ritmo che mi sono imposto, quindi questo appunto deve essere il giorno ultra leggero e penso però che a breve, insomma, o già dalla prossima settimana sparirà. Dopodiché con una loop ultra leggera doppiamente ripiegata sono andato a fare questo esercizio particolare che non si presta assolutamente a essere registrato. Sono dei parziali nella fase intermedia di front lever pull up a una mano. Il corpo è volutamente messo in questo modo, più arrotolato, semplicemente perché altrimenti col passare delle ripetizioni finirei per aprirmi, mentre io voglio andare a lavorare benissimo su quell'angolo che è diciamo da sotto i 90 gradi fino a diciamo cercare di salire a full ROM. Verso invece le ultime serie vado appunto più basso, e questo approccio piano piano lo sto diciamo zavorrando. Quando tutte le volte lo farò solo zavorrato inizierò a provare la rep libera perfetta, perché lì dovrebbe essere facile. Stesso discorso quindi stessa anche assistenza, sempre una ultralight doppiamente ripiegata per questo approccio che invece mi dovrebbe portare a lavorare sul back lever touch a una mano. Ovviamente qui sono con 10 kg, anche senza peso salgo molto più su. Dopodiché sto iniziando a provare una croce molto rustica, perché sono a braccia piegate, con una persona, 57 kg totali. Questa volta non è venuta molto bene, l'altra volta era meglio, ma volevo mostrarvela comunque. Passiamo al Victorian con sempre una ultralight doppiamente ripiegata. Questo è il giorno leggero e anche questo decisamente dalla prossima volta insomma si può togliere perché è veramente molto molto facile, ma ho voluto reinserirlo rispetto magari
al fare solamente il front lever to Victorian per concentrarmi bene su questo approccio, in modo che questo mi faccia, diciamo, un po' da scarico, mi fa concentrare bene sulla posizione e poi reintrodurre invece solo le dinamiche. Faccio sempre un po' così, alterno generalmente approcci come appunto può essere o Victorian isometrico o front lever to Victorian a seconda dei contesti. Decisamente comunque questa tenuta è fin troppo lunga e questa assistenza può terminare. Ho fatto uno snack veloce con una barretta abbastanza squagliata di 25 grammi, quindi niente di che, cioccolato e caramello. Dopodiché sono passato a delle oscillazioni per guadagnarmi festo, che sto allenando un po' meno di prima sinceramente, perché sta sbarra e tutto il programma proprio sono meno adatti rispetto a quello della quarantena. Vado a oscillare nella fase critica, che è sotto i 90 gradi. Anche lì cercherò poi di lavorare pian piano. Dopodiché, questo è un tentativo di close to impossible a braccia piegate con 41 kg, quindi una serie sempre sporca ma per abituarsi a un peso molto alto. Stessa cosa per i dead front lever raises, quindi anche qui volutamente braccia piegate per cercare di fare più volume, ma anche questo esercizio mi sta dando tanto, perché mi permette appunto di fare una grande quantità. La close to impossible di prima è giorno pesante, diciamo, questa qui invece è giorno leggero, diciamo è la serie leggera che ho impostato, quindi è libera. Volevo farla con un po' più di zavorra, ma con le cavigliere è un esercizio che sento davvero tanto nella zona lombare più che altro, perché lavora l'addome, ma quando l'addome inizia a cedere si carica dietro, e quindi oggi ho deciso di prendermi un po' una pausa da quell'approccio un po' più pesante. Come vedete, quando vedo che faccio fatica a fare rep consecutive inizio a spezzarle, ma continuo ad andare perché tutto questo mi permette di accrescere di moltissimo il volume di allenamento. Ho voluto proprio lasciarvi le serie, diciamo, integre, non velocizzate, per farvi capire effettivamente quanto tempo poi passa durante una di queste serie. Insomma, finché si ha carburante si va avanti. Questo set dovrebbe durare circa 2 minuti più o meno, quindi abbastanza lungo. Vi inizio a dire, già parlare dell'esercizio dopo, che l'Ares a presa larga, che è un esercizio secondo me devastante, vi dico la verità, anche bellissimo perché trasmette una sensazione di potenza disumana, che ho allenato in questo caso con due loop ultraleggere e la loop ultraleggera quella molto rovinata. Mi sono sempre limitato ad un'esecuzione non a braccia tese perché è molto invasiva sui polsi, ma toglie anche parecchia forza, ma su un'esecuzione sempre, diciamo, sotto i 90 gradi. E questa, diciamo, doveva essere la giornata media fondamentalmente. Anche qui devo dire molto 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 bene rispetto, non è molto che l'ho messo in scheda, dato che prima allenavo appunto quello normale, ho cambiato proprio di recente per cambiare un po' approccio, ma veramente già in penso 10 giorni le rep sono aumentate di moltissimo e sono molto contento. Come nelle altre cose, ne approfitto adesso per dirvelo, dato che mi è venuto in mente, prima di fare tentativi con questo tipo di programma voglio sempre portarmi molto avanti, nel senso, quando vedo che una cosa l'alleno solo zavorrata, magari è lì che arriva il giorno che dico me la provo a farla libera immacolata, ma finché ancora ci sto facendo questo lavoro di volume non mi va di fare un lavoro diverso. Passo poi a una sorta di, io lo chiamo mezzo pelican, perché sono dei piegamenti profondi ma incompleti, in stretto al planche agli anelli, che si adattano perfettamente al discorso che vi ho fatto adesso. Ossia, io questi qui sono quelli del giorno leggero, e anche questi forse li confermerò un'altra volta, ma poi li cambierò per farli solo zavorrati. Li trovo molto utili per aumentare il livello quantitativo, in modo che un giorno, salendo e salendo col peso, io possa toglierli dalla scheda per farmi come scarico invece i pelican completi, cosa che ancora non sto facendo perché voglio semplicemente arrivare anche in questo esercizio a quantità molto molto alte, perché voglio che ogni esercizio che faccio in scheda mi torni naturale e semplice, senza che io mi debba impegnare più di tanto, sinceramente. Passo poi quindi a l'Ares agli anelli, anche qui solo parziali perché è un movimento estremamente difficile da fare senza fascette. E l'assistenza in questo caso sono 3 loop ultraleggere più una ultraleggera vecchia, appunto. È appunto un esercizio parecchio impegnativo, anche qui appunto parziali, si sente veramente su qualsiasi cosa.
e anche questa serie, insomma, non posso lamentarmi, è andata abbastanza bene. L'esercizio dopo, invece, è una cosa che ho reintrodotto anche in questo caso da, penso, una settimana, 10 giorni, ed è l'allenamento che sto facendo per la butterfly appesa su supina, che se vi ricordate avevo già pubblicato in un video del 2018, Beyond Strength. In questo caso voglio allenarla solo in maniera dinamica, è un esercizio di trazione in realtà perché lavora molto sui deltoidi posteriori, e io l'alleno semplicemente con dei micro movimenti, in questo caso con 50 kg, perché in questo esercizio la parte iniziale fondamentalmente è quella che dà transfer su tutto il movimento, quindi si può benissimo allenare solo così, cercando di caricare sempre di più, che è quello che sto facendo. In questi allenamenti sono andato semplicemente salendo e salendo di carico, e sicuramente lo farò ancora. Per darvi un'ulteriore riprova velocissima di questa cosa che vi sto dicendo, come vedete dal video, anche senza diciamo prendermi minuti di riposo, appena mi tolgo insomma le zavorre di dosso, vi faccio vedere, sebbene appunto io sia stanco in quel momento, cosa vuol dire poi togliersi 50 kg in questo esercizio pur avendo allenato semplicemente con dei micro movimenti. Vi faccio vedere la sensazione di leggerezza, e devo dire in video mi piace particolarmente come è uscita questa cosa, anche perché non ero mai arrivato lì in alto. Sicuramente si può puntare ad andare ancora più su poi col passare del tempo. Poi muscle up con 42 kg, in questo caso ho usato 3 loop band ultra leggere. Vado a fare solo, diciamo, non proprio la parte di transizione perché c'è anche una parte di trazione, ma sempre comunque a braccia piegate. Questo per il semplice fatto che la parte che mi interessa ovviamente è quella centrale, ma comunque andando più giù l'elastico tira anche di più, quindi sotto un certo punto di vista è quasi meglio farli così perché ovviamente l'elastico tira un po' di meno. Anche questo è il giorno leggero, e mi aspettavo forse anche qualche rep in più, però effettivamente ho abbassato l'assistenza rispetto all'altra settimana perché un elastico più grande si è rotto, quindi in realtà come risultato ci può stare. Concludo quindi la sessione con la stessa assistenza, 3 loop ultra leggere di trazioni nel sit con 40 kg, che mi trovo bene a fare in questo modo perché le trazioni nel sit sono molto pesanti sulla partenza. Io in partenza rendo molto bene, sono particolarmente forte rispetto alla chiusura, ma con questo approccio zavorra e loop mi sono accorto che si riescono ad approcciare carichi veramente interessanti, e appunto si crea quella sorta di appunto bug mentale che ti permette di abituarti a un movimento, a un carico più alto. Questi, come detto, sono 40 kg, giorno sempre leggero, e l'elastico mi aiuta appunto ad arrivare a fare, diciamo, una chiusura almeno per le prime rep, poi continuo finché sento, diciamo, l'attivazione giusta che mi potrebbe portare a chiudere se fossi fresco, per capirci. Mi porta comunque l'elastico, mi aiuta a fare un po' più di ripetizioni sempre con un carico alto, con appunto verso la chiusura, quindi mi permette di sfruttare sia il mio punto forte che avere un aiuto insomma per andare a rafforzare la fase più alta. Questa serie anche probabilmente la confermerò, ce la terrò ancora, ma è andata molto 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 bene anche questa. Non avevo fatto mai tutte queste ripetizioni, quindi sicuramente la sessione è stata un gran successo e non posso che ritenermi soddisfatto assolutamente. Per cena la mangerò wurstel con maionese. Volevo farmi le patatine fritte, ma tra una cosa e l'altra l'allenamento è finito alle 9, mi sono scordato di dirvelo. Tra sistemare la palestra e arrivare a casa, doccia, cucinare e cose varie sono le 11 meno 20. Quindi volevo farmi le patatine fritte, ma non ce la faccio, veramente sono esausto, quindi mangerò un po' di gallette, tipo 3-4 gallette con lo stracchino, e da bere acqua, magari un goccio d'aranciata, e penso che sarò così. Quindi questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo full day of training.